L'albero della vita, un simbolo ancestrale che attraversa culture, epoche e filosofie, tessendo una rete di significati che connette cielo e terra, spirito e materia. Oggi, in questo video, vi porteremo in un viaggio epico alla scoperta di questo potente simbolo, esplorando le sue radici profonde nelle tradizioni mistico-religiose del mondo. Dalla struttura sefirotica della Cabala ebraica, attraverso le intricate operazioni alchemiche, fino agli enigmatici diagrammi filosofici del Medioevo. Iscrivetevi e attivate le notifiche, perché sta per iniziare una esplorazione senza precedenti, dove mito e realtà si intrecciano in un racconto senza tempo. Preparatevi a essere trascinati in una narrazione che rivela come l'antico albero della vita continui a germogliare nelle coscienze moderne. Avventuriamoci insieme nelle profondità di questa saggezza arcaica. E gli alberi sono figure centrali in innumerevoli miti e leggende, incarnando il mistero e la maestosità della natura stessa. Sin dall'antichità, religiosi e scienziati erano affascinati da queste entità straordinarie, capaci di sopravvivere per millenni, raggiungere altezze strabilianti e vivere in apparente immobilità, distaccate dalla frenesia quotidiana. La loro esistenza sembrava danzare al ritmo dei cicli naturali, sostenuti unicamente dalla loro radicata connessione con il suolo e i raggi solari, in quello che gli antichi definivano un legame armonioso tra Madre Terra e Padre Sole. Questa profonda simbiosi rendeva gli alberi oggetto di venerazione. Molte culture antiche non solo eleggevano alberi sacri, ma consacravano specifiche specie a divinità o attributi universali. Nel cuore di boschi sacri sorgevano templi e altari, dove i rituali si svolgevano all'ombra di imponenti chiome. Le divinità spesso si intrecciavano con queste figure arboree: Atis con l'abete, Osiride con il cedro, Giove con la quercia, Apollo con l'alloro, ciascuna coppia riflettendo un'unione speciale e significativa. Queste storie di simbiosi divina, ricche di fascino e mistero, sono testimoni di un legame indissolubile tra uomo, natura e sacro. Oggi ci immergeremo nel significato più profondo del simbolismo degli alberi, esplorando oltre le narrazioni mitologiche. Partiamo con una verità universale: l'albero come metafora della vita stessa, del suo sviluppo e in particolare della sua rigenerazione. La capacità di rigenerarsi, di rinnovarsi costantemente, è simbolo di una vita senza fine, di immortalità, che a livello ontologico si riflette come la realtà assoluta. L'albero, nella sua elevazione verso il cielo, diventa un simbolo potente. Rappresenta il centro, la colonna, l'asse attorno al quale ruota l'intero cosmo, noto come Axis Mundi. Questa immagine verticale dell'albero non solo connette il regno sotterraneo, il mondo cititonico e infernale, con il celestiale e divino sopra di noi, ma stabilisce anche un ponte attraverso il mondo manifesto, quello che percepiamo con i nostri sensi. In questa sua estensione, l'albero condivide attributi con altri simboli di grande significato come la scala o la montagna, che anch'essi si estendono attraverso questi tre livelli di esistenza. Ogni elemento svolge un ruolo cruciale nell'unire diversi stati dell'essere, offrendo un percorso, un'ascensione verso l'illuminazione o la comprensione divina. La struttura degli alberi stessi, con la loro divisione morfologica in radici, tronco e chioma, incarna perfettamente la triplicità simbolica che rappresentano: le radici estese e intrecciate come serpenti nel sottosuolo, il tronco eretto come un solido pilastro che sostiene, e la chioma espansiva e vivace, traboccante di foglie che catturano la luce del sole. Ogni cultura ha arricchito ulteriormente questo simbolo potente con variazioni che rispecchiano credenze e valori. Oltre al concetto fondamentale dell'albero cosmico, che rappresenta l'asse del mondo e la vitalità incessante, troviamo interpretazioni specifiche come l'albero della saggezza, noto per il suo ruolo nel racconto del bene e del male, l'albero della vita, che esalta la creazione e la connessione continua tra tutte le forme di vita, e l'albero della morte, che può essere visto come la sua antitesi, simboleggiando la fine e il rinnovamento ciclico. Queste variazioni non sono solo decorative, ma sono ricche di significati profondi e molteplici, offrendo una lente attraverso cui esplorare e comprendere le diverse dimensioni della nostra esistenza e la nostra interconnessione con il mondo naturale e spirituale. L'albero della vita è un simbolo universale e ricorrente, particolarmente radicato nelle tradizioni artistiche del Medio Oriente.
frequentemente rappresentato in opere d'arte con un albero maestoso al centro, flanqueato da figure animali o mitologiche. Questo motivo trae le sue origini dalla Mesopotamia. Da lì ha viaggiato attraverso culture e continenti, influenzando artisti persiani, arabi e bizantini, e diffondendosi fino all'estremo oriente e all'occidente. Nell'arte architettonica romana, l'albero della vita è spesso evocato tramite le fronde, motivi ornamentali che imitano l'aspetto delle foglie di piante leguminose come la felce e l'acacia. Queste piante, con le loro foglie che ricordano alberi in miniatura, incarnano visivamente l'idea di ramificazione e rigenerazione della vita. Tipicamente queste fronde si trovano ad ornare le strutture europee, da quelle romaniche alle cattedrali gotiche rinascimentali. Rabano Mauro, filosofo e teologo tedesco del IX secolo, nel suo lavoro Le allegorie nelle sacre scritture, sostiene che l'albero simbolizza anche la natura umana, riflettendo la corrispondenza tra macrocosmo e microcosmo. Questa associazione si estende anche all'iconografia cristiana, dove spesso la croce è interpretata sincreticamente come l'albero della vita. In particolare, la linea verticale della croce è associata all'asse vitale dell'albero, simbolo di connessione tra il divino e il terreno. La croce, con le sue molteplici interpretazioni come asse del mondo, punto di unione dei complementari o entrambi, è un simbolo antichissimo, conosciuto sin dal Neolitico, per fungere da vero ponte tra i tre mondi, il cielo, la terra e l'inframondo. Essa, come l'albero, deve essere posizionata in un centro cosmico, un luogo di potere e significato universale. Questo concetto si riflette magnificamente nelle tradizioni delle culture precolombiane mesoamericane. Nei loro miti e racconti di creazione, gli alberi del mondo non sono solo elementi vitali della narrativa cosmogonica, ma anche pilastri cosmici, originari delle 4 direzioni cardinali, che definiscono l'architettura stessa dell'universo. Essi stessi sono concepiti come il centro della croce, una metafora per il fulcro attorno al quale tutto ruota e si espande. Questi alberi del mondo sono spesso rappresentati con uccelli che nidificano tra i rami, simbolo di vita e aspirazione, mentre le loro radici si immergono profondamente nella terra o si estendono nelle acque, talvolta abbracciando un mostro acquatico, rappresentante l'inframondo. In alcuni contesti, l'albero del mondo è anche interpretato come una manifestazione celeste, parallelo alla banda della Via Lattea, un altro elemento fondamentale che ricorda l'interconnessione di tutto l'universo. L'albero, quindi, non è solo un simbolo di crescita e rigenerazione, ma anche un segno di orientamento cosmico e di connessione universale, ponte tra le diverse sfere dell'esistenza e guida verso la comprensione più profonda della realtà che ci circonda. L'immagine dell'albero capovolto, con le radici che si estendono dal cielo e la chioma che tocca la terra, apre una finestra affascinante sul simbolismo più profondo e complesso. In questa rappresentazione il naturale ordine morfologico dell'albero è invertito, introducendo l'idea di involuzione anziché evoluzione, una nozione chiave nelle dottrine emanazioniste. L'emanazionismo, un principio fondamentale in alcuni sistemi religiosi e filosofici, sostiene che ogni forma di esistenza, incluso lo spirito umano, emerge da una divinità o unità primordiale. Questa visione ha radici platoniche, ma è stata significativamente elaborata dai neoplatonici come Plotino e Proclo, i quali hanno espanso questi concetti in modi profondamente influenti. In questa visione, l'albero invertito non è solo un simbolo, ma un potente veicolo di significato. Rappresenta l'idea che l'origine di tutto non sia terrena ma celestiale. Le radici, solitamente nascoste e ancorate nel terreno, provengono dal divino, dal cielo, indicando che la vita e la sostanza emergono da una fonte superiore e si propagano verso il basso. Quindi, l'albero invertito simboleggia queste cosmogonie emanazioniste, dove l'esistenza si manifesta come un flusso discendente da un principio unico e trascendente, un processo di discesa dall'uno, dall'unità assoluta, verso la diversità e la materialità del mondo fenomenico. Attraverso questa immagine simbolica si riflette l'idea che ogni elemento del mondo materiale sia un riflesso, un'emanazione, di un principio originario e celestiale. Le variazioni sul tema dell'albero nella simbologia spirituale e mitologica sono tanto diverse quanto le culture che le hanno prodotte. Nell'Upanishad, una collezione di testi sacri dell'induismo,
L'albero simbolico estende i suoi rami attraverso gli elementi fondamentali della creazione: aria, fuoco, acqua, terra e etere, rappresentando così la connessione e l'interdipendenza di tutte le forme di vita e materia. Nel Zohar, un testo fondamentale della Cabala ebraica, troviamo invece l'albero della vita che si estende dall'alto verso il basso, illuminato completamente dal sole, una rappresentazione visiva della discesa divina verso il mondo materiale, in linea con le dottrine emanazioniste menzionate precedentemente. Al contrario, in altre tradizioni come quelle nordiche, l'albero simbolico mantiene la sua forma naturale e terrestre. Yggdrasil, l'albero della vita nordico, è un esempio emblematico, un gigantesco frassino che connette i 9 mondi, da Helheim, l'inferno, fino ad Asgard, la dimora degli dei. Qui l'albero simboleggia la struttura dell'universo stesso, mantenendo la sua verticalità e fungendo da asse cosmico. Nel contesto biblico, specificatamente nel libro della Genesi, l'albero della conoscenza del bene e del male è posizionato al centro dell'Eden, svolgendo un ruolo cruciale nella narrazione umana e divina. Questa disposizione centrale riflette il suo significato come fulcro della saggezza e delle decisioni morali. Nel Pantheon babilonese, la presenza di 2 alberi all'ingresso del cielo, l'albero della vita e l'albero della verità, illustra un diverso approccio simbolico. Questa doppia presenza sottolinea la distinzione e l'interrelazione tra esistenza, essere e consapevolezza, conoscere, elementi che sono profondamente radicati nel simbolismo numerologico e cosmologico mesopotamico, dove il numero 2 evoca dualità e bilanciamento. Così, mentre alcune tradizioni vedono l'albero come un collegamento tra cielo e terra, altre lo vedono come un centro di saggezza e moralità, o ancora come un asse che unisce diversi livelli dell'esistenza, dimostrando la vasta gamma di interpretazioni e significati che questo simbolo può assumere nelle varie culture del mondo. Nel panorama simbolico, il numero 2 è comunemente associato alla dualità, un principio che si manifesta in vari aspetti della realtà e del pensiero umano, come nei dualismi solare, lunare e maschile, femminile. Questi binomi, che spesso si corrispondono e si completano a vicenda, sono centrali in molte tradizioni simboliche e spirituali. L'associazione dell'albero della vita con il Sole e la Luna esemplifica questa dualità, rappresentando rispettivamente gli aspetti della vita e della conoscenza delle esperienze consce, solare, e della saggezza inconscia e della morte, lunare. Questa distinzione offre un quadro di comprensione più ampio sulle funzioni e sui significati che gli alberi simbolici possono assumere nelle varie mitologie e filosofie. Carl Jung, nel suo Il Libro Rosso, esplora ulteriormente il tema della dualità attraverso i concetti di Eros, ardente, e l'albero della vita, crescente. Descrive Eros come una fiamma che illumina e consuma, mentre l'albero della vita, con le sue radici che sorgono dall'inferno e la chioma che tocca il cielo, simboleggia la crescita continua e l'accumulo di materia viva. Questa immagine potente riflette la perpetua interazione tra costruzione e distruzione, tra bene e male, vita e amore, enfatizzando come queste forze dualistiche si confrontino e si intreccino nelle loro manifestazioni divine. Questo approccio di Jung al simbolismo dell'albero offre una profonda riflessione sulla natura interconnessa delle opposizioni, mostrando come l'albero della vita non sia solo un simbolo di crescita e sviluppo, ma anche un luogo di incontro per le forze contrapposte che definiscono l'esistenza umana e cosmica. L'albero cosmico, grazie alla sua capacità di sintetizzare e rappresentare concetti universali, è un simbolo particolarmente potente nell'ambito della simbologia archetipica. Questa totalizzazione del valore simbolico dell'albero non è casuale, ma è il risultato di influenze reali, giustapposizioni di immagini e proiezioni psicologiche, che rendono il simbolo sempre più ricco e stratificato. Per esempio, l'associazione dell'albero con la roccia o la montagna nelle rappresentazioni visive non solo stabilisce un legame con elementi di forza e permanenza, ma eleva anche il simbolismo dell'albero a un piano ancora più ampio. Similmente, la connessione con corpi celesti come il Sole, la Luna e le stelle accentua il carattere cosmico e astrale dell'albero, sottolineando la sua funzione di ponte tra il cielo e la terra.
In India, questa capacità dell'albero di rappresentare concetti complessi e multidimensionali è esemplificata nella figura dell'albero con 3 soli, una rappresentazione simbolica della Trimurti, la triade delle principali divinità indù: Brahma il creatore, Vishnu il conservatore e Shiva il distruttore. Questa immagine non solo riflette la diversità e l'unità delle funzioni divine, ma anche il concetto di ciclo continuo di creazione, conservazione e distruzione che caratterizza l'universo secondo la visione indù. Il valore totalizzatore dell'albero cosmico, quindi, risiede nella sua incredibile capacità di incorporare e comunicare una vasta gamma di significati, rendendolo uno dei simboli più versatili e profondamente significativi nelle culture di tutto il mondo. Nell'alchimia, il simbolismo dell'albero è riccamente tessuto con significati profondi e molteplici livelli di interpretazione. L'uso di alberi associati a corpi celesti come le lune e il sole illustra 2 diversi percorsi o opere alchemiche: l'opus lunare e l'opus solare. L'opus lunare, simboleggiato dall'albero con le lune, rappresenta il piccolo magistero, ovvero le prime fasi della trasformazione alchemica, mentre l'opus solare, indicato dall'albero con il sole, denota la grande opera, il culmine del processo alchemico che mira alla perfezione o alla creazione della pietra filosofale. Quando l'albero è decorato con i simboli dei 7 metalli, che rappresentano anche i pianeti e quindi determinate potenze astratte, esso simboleggia la materia prima unica da cui emergono tutte le differenziazioni e le ramificazioni del processo alchemico. Questo albero è noto come l'albero filosofico, un simbolo cruciale nel panorama alchemico che rappresenta l'evoluzione e la crescita di un'idea o di una potenza attraverso il processo alchemico. L'espressione piantare l'albero filosofico si riferisce all'atto di iniziare un'operazione creativa e immaginativa in alchimia, paragonabile al cavalcare il mitologico Pegaso. Nei diagrammi alchemici, l'albero è spesso raffigurato in compagnia di un drago, che simboleggia l'unione di elementi contrapposti, come l'aquila, lo spirito, e il serpente, la materia, enfatizzando il tema dell'unione di cielo e terra attraverso l'albero. Le corrispondenze cromatiche dell'albero, radici nere, tronco bianco e chioma rossa, risonano con i stadi alchemici di nigredo, putrefazione, albedo, purificazione, e rubedo, sublimazione. Ogni colore non solo rappresenta un specifico stadio del lavoro alchemico, ma anche un diverso aspetto dell'esistenza: il materiale, l'etereo e lo spirituale. Infine, il serpente avvolto attorno all'albero introduce un ulteriore strato di simbolismo. Questa rappresentazione evoca il concetto della spirale elicoidale e del movimento ciclico attorno a un asse centrale, con l'albero che funge da asse del mondo, immerso e circondato dai cicli incessanti della manifestazione universale. Questa immagine potente sottolinea il ruolo dell'albero come pilastro che connette e coordina i diversi aspetti e stadi della trasformazione cosmica e spirituale. L'albero della vita nella Cabala ebraica è un'illustrazione profonda e complessa della creazione e dell'interazione divina con il mondo. Questa struttura, composta da sefiro, o emanazioni, rappresenta come l'essenza infinita e divina si diffonda nel mondo materiale e immateriale. La dottrina cabalistica, simile all'emanazionismo neoplatonico, utilizza l'albero per descrivere un processo di discesa gerarchica dall'uno infinito, o Ein Sof, la luce infinita, verso la realtà fenomenica, strutturata in modo verticale attraverso le sefiro. Questa visione è collegata anche a concetti filosofici come l'albero di Porfirio, un diagramma che organizza gerarchicamente le entità e che è stato ampiamente utilizzato nel pensiero medievale. Sebbene sia stato influenzato dalle idee platoniche e neoplatoniche, alcuni studiosi come Gershom Scholem hanno esplorato possibili connessioni tra queste strutture filosofiche e la Cabala, sebbene l'origine precisa delle influenze rimanga oggetto di dibattito. L'approccio di Ramon Lull all'albero della scienza è un altro esempio intrigante di come gli alberi siano usati per simboleggiare il sapere e la conoscenza. Lull immagina un albero in cui le radici rappresentano i principi fondamentali di ogni scienza. Il tronco la struttura di base, i rami le varie discipline, le foglie le specializzazioni e i frutti gli atti e le finalità individuali. Questa metafora enfatizza l'idea di una conoscenza organizzata e strutturata, che cresce e si sviluppa in modo naturale e logico. Infine, il simbolo del seme, spesso paragonato all'uovo, rappresenta un altro livello di significato legato agli alberi. Questo elemento incarna il potenziale di vita fisica e spirituale concentrato in un piccolo germe.
pronto a svilupparsi quando le condizioni sono favorevoli. Il seme simboleggia la continuità della vita e la perpetuazione delle specie, sottolineando il ciclo di morte e rinascita, un concetto universale che attraversa molte tradizioni spirituali e religiose. Questi vari strati di simbolismo confermano quanto l'albero, nelle sue molteplici manifestazioni culturali e spirituali, sia una potente metafora del collegamento tra cielo e terra, tra il divino e l'umano, e tra l'essenza spirituale e la manifestazione materiale. Cari amici, vi ringrazio per avermi accompagnato fin qui. Vi auguro una buona giornata ovunque voi siate, e se oggi avete imparato qualcosa, ne sono felice. Alla prossima!